Buongiorno, siamo qui per Letizia, seconda sessione. Ciao Monica, ciao Elena, ciao Elena, ciao Monica. Ciao. Ciao. Iniziamo 5, 4, 3, 2, 1. Chi la vede, parli. A me è arrivata questa immagine di questo uomo con la barba, capelli neri, barba e un cappello da mago e vestito anche da mago che si avvicina a Letizia sorridendo e mettendo il suo cappello su Letizia. Monica? Sì, mi viene questo colore di contrasto, bianco e nero. Mi fa vedere tipo come se fossero le pareti bianche, il nero del pavimento, lei che lava a terra con tantissima acqua, tantissimo sapone, però sul muro ci sono delle crepe con dentro dei parassiti. Il pavimento nero diventa bianco? Per l'effetto del lavaggio, intendi? Cioè un No, lavaggio inutile o un lavaggio che ha degli effetti? non ha degli effetti. Non ha degli effetti. Vi dà l'autorizzazione, Letizia? Sì, sì, sì. Sì, sì. Nome del progetto, Elena? Danza ritmica. Letizia deve stare dentro a un certo range temporale e spaziale e finché sta dentro quel range si illude di essere libera. È una danza ritmica, no? Monica? Molto simile, mi viene da un padrone all'altro. Quindi comunque un'illusione, no, di libertà. In realtà è un passaggio da una servitù ad un'altra e quindi, come dice Elena, rimanere comunque rinchiusa all'interno di un certo recinto, di un certo spazio. Monica, PS, nome? Chitarra. Elena, PE, nome? Boulevard. Sembra proprio, sai, quello dei salatini però svuotato, quindi un contenitore secco vuoto. Elena, entità eteriche? Allora, arriva un cavallo con un cavaliere, il cavallo è marrone e il cavaliere con l'armatura. E se guardiamo attraverso l'armatura del viso non si vedono gli occhi, c'è il nero. Poi? Poi c'è un Joker che però ha un Jolly che ha il viso che assomiglia un po' a quello di un caprone rosso ed è dietro a un bancone e questo bancone praticamente è una, un prolungamento del secondo universo, cioè arriva proprio da lì. E questo Jolly lancia le carte e ride. Poi? Poi c'è tipo un'altra giostra. Giostra? Sì, però questa giostra è così, tiene legata Letizia. Praticamente Letizia è al centro e questa giostra che potrebbe sembrare un calcinculo piccolo,
è incastrato nelle spalle di Letizia e lei è obbligata sempre a girare con una trottola per far girare questo calcio in culo. E poi c'è un uomo del tempo. Monica, mentali. Sono due. Una si chiama Bisogna saper perdere ed è proprio una sorta di istigazione per lei a rinunciare al proprio tempo, a rinunciare ai propri sogni, a rinunciare ai propri desideri, al proprio successo, a rinunciare al grande amore. Direi un livello su 4-5. L'altra si chiama tipo cosplay. Mi fa vedere come in parte lei, ma in parte anche le persone che le stanno accanto, sono come tutti in continua trasformazione, nel senso che indossano in continuazione degli abiti, dei costumi differenti, interpretano dei ruoli non del tutto chiari. Quindi lei si trova in una situazione un po' di confusione e di smarrimento, sia rispetto agli altri, che non riesce a capire bene, no, chi sono, ma anche rispetto a se stessa, come se avesse proprio difficoltà a comprendere l'identità autentica e di se stessa e degli altri. Anche qua il livello è questo, 4-5. Elena, impianti. Se vuoi aggiungere qualcosa, Elena. No. Allora, impianti, diciamo a livello delle sopracciglia, ma interno nella testa, c'è tipo come se fosse una barra che proietta davanti agli occhi, prima che ci sia la visione verso l'esterno, una realtà diversa. Quindi succede che Letizia, quando si accende questo marchingegno, veda la realtà un po' distorta, come se ci fosse uno schermo che scende blu. Ecco. Un occhiale, una Sì, lente, un esatto, filtro. un filtro. Poi ha come se fossero delle palline di piombo, proprio piccoline, una di fianco su una costola di fianco al cuore, verso lo sterno, più o meno a metà, e poi ce n'è un'altra sopra alla cresta iliaca destra. Come se fossero dei rilevatori, no? Come se fossero dei rilevatori GPS, una cosa simile. Basta. No, e poi c'è tra le due cosce un'asta di metallo che va dal ginocchio all'altro ginocchio, quindi passa all'interno delle cosce, va sul pube e torna giù verso l'altro ginocchio, no? Quindi un ferro così. Ah, un ferro di cavallo, sì, insomma, Un ferro una fatto, U. no. Sì, una U. Basta. Cinema, Monica. Il massone buono, il compagno della sua amica e l'amica. Sì, molto ambiguo in realtà, questo amico massone buono. Per certi aspetti potrebbe anche ricordare il Jolly che ha descritto Elena all'inizio, mutevole anche un po' nell'aspetto. L'amica e la vedo un po' liquida, non del tutto chiara, come se stesse effettivamente un po' perdendo la sua identità, un po' risucchiata da un certo gioco, da un certo ambiente.
Poi c'è il padre, ed è come se in un certo senso, probabilmente adesso perché non vive più, no, a stretto contatto con Letizia, si sta leggermente ammorbidendo. Poi c'è la figlia, La sì, figlia? Mhm. un po' tutta così con ste matite colorate in testa. Ed è quella forse che porta proprio una ventata di bellezza, di vita. E il compagno? Il compagno è come se stesse ancora cercando un posto preciso nella vita di Letizia. E lo mostra anche un po' qua all'interno del cinema, che non sa esattamente dove sedersi. Va bene. Facciamo il massone buono entra, no? Sì. Sì. Mhm. Chiediamogli chi è. Anzi, c'è un massone buono qui nel cinema, no? Chiediamogli se conosce il nostro lavoro, la massoneria a cui fa capo. Monica. Vedo questo massone che mescola, no, le carte viste lì all'inizio, come se cercasse un po' di confondere il tutto, no? È come se dicesse: posso estrarre una carta che è una delle risposte a questa tua domanda. Scegli tu la carta. No, risponde alla domanda, non scelgo nessuna carta. Sì. Elena. Sì, fa parte della, diciamo, della formazione da iniziato, conoscere tutto ciò che viene fatto a livello esoterico intorno alla massoneria. Monica, le cose che riveliamo non dovrebbero essere rivelate. È così? Cosa ne pensa questo massone buono? Sempre con questo mazzo di carte in mano e dice: questa sì, la potete dire, questa sì, e poi ce n'è una che gira sul dorso e dice: questa no, non la scopriamo. La scopriamo subito e la scopre lui e ce la fa vedere. Sono caduto nel suo tranello, eh? Ah. Insomma, mi fa vedere un pallone da calcio Che significa? con gli esagoni, cioè comunque bianco-nero, no? Mhm. Mi fa vedere questi esagoni. È un mistificatore, perché mi fa vedere questo esagono in cui congiungi i vertici, per cui si creano all'interno dell'esagono 3 triangoli. Mi fa vedere che questi sono 6, quindi in totale. Mi fa vedere che li puoi mettere a coppie, quindi sono 3 coppie. Ogni coppia ha 6 lati e quindi mi fa vedere, quindi è 6, 6, 6. Il Stella di gioco del David? calcio è 6, 6, 6. Sì, anche. Proprio l'altro giorno pensavo, Elena, Mm. al fatto che l'unico gioco in cui ci sono spesso risse, quello in cui ci sono più risse è il calcio. Ah.
Di fatto nel nuoto non ci sono, nel ciclismo non ci sono, nel rugby non ci sono, nella pallavolo non ci sono, nella pallanuoto non ci sono. Le uniche curve, ultra botte, rivalità tra città perché è successo un evento calcistico che ha generato una rivalità, appunto, è il calcio. Il pallone da calcio classico, quello con cui viene rappresentato iconicamente questo sport, è appunto bianco e nero, e questo non ci avevo mai pensato. Bella di Davide. Mi verrebbe da dirvi Gazza. Infatti. Gazza, Monica. Elena. Sì, c'è questa sfera nera. A me appare, quando hai detto Gaza, mi è apparsa una linea come se fosse una linea metallica e sopra questa una linea metallica sospesa, e dalla linea metallica scende un'altra struttura sempre metallica sospesa che delinea un'area sotterranea dove c'è tipo quello che mi arriva è una vasca metallica fatta a triangolo così, e lì dentro dice c'è il segreto. Andiamo lì, Elena. Allora mi fa vedere questi sei, i 3 6 dentro questa vasca che iniziano a ruotare, ognuno su se stesso, e diventano vortici. Questi 3 vortici poi si uniscono a fare un vortice tridimensionale e dal vortice tridimensionale esce, come si chiama? Non mi viene la struttura, quella del fiocco di neve, come si chiama? Non mi viene. Il fiocco di neve. Il frattale, ok. E dal frattale poi continua a girare su se stesso e si trasforma in un toroide. E dice questa è l'essenza della Matrix. Ed è tutto lì sotto. Monica, cosa c'è lì sotto, Gazza? Sì, questa possibilità di creare e di congelare delle linee temporali. Quindi l'importante è che lì ci sia sempre dolore, sofferenza, fuoco e morte, affinché si mantenga la struttura della Matrix più o meno attuale. Quindi si mantenga questo vortice di 666. Vediamo se ho capito, ho questa intuizione. Lì sotto c'è un posto in cui si esaudiscono i desideri. Sì, esatto. Monica, è così anche per te? È un posto in cui si possono manipolare gli elementi. Benissimo. Giochiamo. Abbia pazienza la nostra amica, facciamo solo questa breve parentesi. Scusate, vado io lì. Si ferma il tempo, non c'è nessun conflitto. Si ferma il tempo, apro una finestra temporale, vado nella camera dei desideri. Io ne ho 2. Entrambi li conoscete. Il primo, più impellente, il secondo, corollario. E li voglio esauditi. In questa che probabilmente è una line più importante al mondo. Tutto è sempre stato lì. Hanno sempre rotto il cazzo con questa terra. Poi quando ho finito i miei porci comodi, ci vai tu Monica, ci vai tu Elena e fate i vostri porci comodi. Quando li avete fatti mi avvertite. Sì, sono intervenuta sulla linea del tempo come desidero io.
Io l'ho fatto, Monica. Sì, l'hai fatto. Elena, l'hai fatto? Sì. Ok, adesso insieme tutti e tre facciamo un desiderio comune. Io vedo che uniamo le nostre mani destre, tipo moschettieri. Monica, siamo in 3 o in 4? In 6. È proprio per andare in qualche modo a contrastare questo 6, 6, 6. Siamo in 6. Benissimo. Ho capito chi sono gli altri due e forse il terzo in più. Qual è la situazione di Gaza con questa situazione che abbiamo appena fatto? Un silenzio irreale. Elena, prova a spostare un pochettino il microfono che sta facendo un po' di rumore. Un gigantesco ad eternum veritas, qui, fisso, bloccato, bipunta, giù e su. L'unica linea temporale è quella della verità. Ho visto che questo ad eternum veritas è come se fosse andato a dissolvere, a sgretolare degli elementali maligni che erano stati creati lì. Elena. Allora, prima era come se fosse tutto deserto, più che deserto, come se fosse tutto coperto di polvere, ok, polvere beige, di terra. Mhm. E invece ora pian piano si trasforma tutto in natura, come se fosse una grossa foresta. Va bene, tutti i dettagli e l'analisi non era prevista questa indagine. Mm. Non le faccio, ovviamente, non c'è tempo. Se volete, finanziate una ulteriore indagine su Gaza. Avete voglia di chiuderla? Volete aggiungere Mhm. qualcosa? È come se lì dovesse passare tutto ciò che fanno nel mondo, quindi prima di tutti a livello energetico anche, quindi tutte le decisioni, tutti i riti devono passare prima di lì, ma non tanto per la decisione, ma più che altro per come se dovesse essere creata una frequenza ad Beh, hoc. Mm. E infatti la lettera centrale, che è proprio la Z, è proprio come se dovesse congiungere tutti i punti, no? Per come è strutturata. Quindi risulta proprio uno snodo, un punto chiave quello. io vedo un cristallo ialino a forma Sì, di ad eternum, ok, a 6 facce. Mhm, mhm, sì. Mhm. Ed è un biterminato, quindi ha una punta in giù e mhm, una punta in su. mhm. Ok. Mm.
La sesta persona manca ancora, però. O c'è già? Beh, no, c'è già. Beh, c'è già. Chiusa qui. Va bene, massone buono. Un po' di cause esoteriche. Elena, Letizia. Lavoro. Causa esoterica del non arrivare al dunque. Alcuni lavori non li vuole, ma li ha. Alcuni sono sottopagati, alcuni fa anche un po' difficoltà a farsi pagare. L'obiettivo originale non è mai raggiunto. Causa esoterica. Un po' c'è quella questione dove lei deve rimanere sempre diciamo, il progetto, no? Rimanere in uno spazio, in un tempo, perché se va oltre diventa troppo forte, troppo alto. Danza ritmica da Sì, un padrone esatto. all'altro e forse anche bisogna saper perdere l'entità Esatto, mentale. infatti. Ehm, e poi c'è anche, forse anche l'altra giostra, quella dove lei deve far girare il calcio in culo, no? Quella giostra lì, che torna sempre allo stesso punto, come se le azioni che lei fa non, sembrano diverse, ma in realtà portano sempre allo stesso punto, sempre da capo. Monica? Sì, sì, sono d'accordo, completamente. Causa esoterica, Monica, dei tanti attacchi di panico. Allora, io li vedo legati alle figure maschili. Adesso penso proprio siano diminuiti, perché comunque un pochettino nel corso del tempo sono migliorati i rapporti con le figure maschili, che erano diventati proprio quasi motivo di totale repulsione. Sia per quanto riguarda i rapporti con il padre che per quanto riguarda i rapporti con l'ex. È come se ci fossero però ancora dei piccoli strascichi. Questo da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista è come se lei a volte, quando è all'interno di questa giostra, non è solo il perno della giostra, ma è anche le persone che sono su questo gioco calcio in culo. Ok? Quindi che subisce tutta questa sbalzo emotivo, questa adrenalina che va su e giù. Proprio perché lei ha questa entità mentale cosplay, per cui alla fine lei è come se non riuscisse a trovare un'identità stabile, ok? E pertanto è dissipata tra l'essere il mozzo, diciamo così, della giostra e quelli che invece sono seduti sulla giostra. Elena, vai quella volta in auto. Letizia è incinta e il suo marito compagno guidava molto male per motivi suoi personali. Questo le ha provocato attacchi di panico ancora oggi quando è passeggero in macchina di qualcuno che guida. Allora, in eterico diciamo è come se io fossi lei, ok? E mentre c'è questo evento, non so se hanno fatto un incidente o no, ma c'è un momento in cui mentre lui guida in maniera così forsennata, davanti a Letizia appare sempre più vicino una faccia nera con gli occhi sbarrati e la bocca aperta con i denti aguzzi. E lei è come se
si è dovuta svegliare di colpo. Mi appare questa cosa qua. Quando lei ha l'attacco di panico è come se arrivasse al limite, no? In eterico è come se dovesse fare così, spostarsi indietro e quindi poi parte l'attacco di panico e dopo c'è tutto il panico e quindi quella situazione lì perde importanza perché poi c'è il panico, però è come se dovesse scappare da qualcosa che arriva e arriva all'esasperazione lei. Cos'è l'attacco di panico, diciamo, esotericamente parlando? Sembra essere un allarme antincendio, o l'ultima spiaggia per l'anima per dire fa qualcosa. Sì, infatti quello che vedo io è proprio che quando lei esaspera fino ad arrivare lì, poi è come se tu dovessi prestare attenzione al panico e quindi ti distogli da quello che ti ha attivato l'attacco. Ok. Ok? Monica, cosa deve imparare Letizia che non sta veramente capendo? Chi sta al suo fianco. Infatti lei è presa da questi attacchi di panico in particolar modo quando è all'interno dell'auto, quindi un piccolo abitacolo, quindi per forza una condivisione, e qualcun altro sta gestendo questo abitacolo. Quello che deve imparare è riuscire a comprendere chi sta al suo fianco. Lei ha proprio fatica, anche l'entità mentale cosplay, quindi lei ha proprio difficoltà, no? A individuare qual è la vera natura di chi sta accanto a lei, specialmente se poi in quel momento ha un ruolo di potere, no? Di comando, di gestione. Monica, l'attuale compagno di Letizia, è fiamma, anima gemella, nulla di tutto ciò? Secondo me, non, cioè non so come dirti, è un momento della sua vita che rispecchia lei in un momento di passaggio. Quindi neanche anima gemella? Sì, anima gemella, sì, direi tipo di secondo livello, Mhm. però non riesco a vedere se è una persona che lei vuole portare avanti nel corso del tempo. Elena. Sì, è come se fosse come se lei non fosse tanto convinta, nel senso che stiamo bene assieme, siamo una coppia, ma mm, io voglio tenere la mia individualità, indipendenza, ma non tanto, quasi più come difesa, quasi più come se lei a priori ha deciso che lui non è quello adatto, ecco, non so come dire, no? Quindi sì, è il suo compagno, ma quasi come se lei ha paura di investirci tutto. Ecco. Mi Elena. viene anche che è legato a delle sue cose del passato. Sì, sì, sì. Eh, quindi Cioè? ha delle dinamiche, o ha dei ricordi, ha dei flash del passato, no? Per cui lei non lo vede come la vera novità, come il suo futuro, come È il una versione nuovo. corretta del passato sbagliato. Passatemi questa No, visione. è No? più con gli uomini succede così, quindi io parto allerta, ecco, in quel senso lì. Mm. Non ho di tutto capito, sai. Ehm, mm, non metto tutta me stessa perché finora le storie con i miei ex sono sempre andate male, ecco, proprio in sintesi. Ok. E quindi quasi come, non dico passatempo, però racconta a se stessa che è una cosa così.
Non di grossissima importanza, vabbè, Ecco. ok. Eventi strani del corpo, Monica. Causa esoterica dei fortissimi tremori, quasi da doversi attaccare a qualcosa per la forza di questi tremori. Sì, questo qui indubbiamente, questa giostra, dove lei effettivamente è come se rappresentasse un po' il perno per il vantaggio di altre, a vantaggio di altre persone. Quindi lei ci rimette perché lei deve fare, diciamo così, da sostegno per le attività e i benefici di altri. Quindi lei è proprio così il fulcro della giostra, altri si divertono e lei è lì così. Elena, causa esoterica dei capogiri stile Tagada, li abbiamo definiti. Sì, secondo me è sempre collegato alla giostra. In quel caso lì quando è passeggera, però, quindi quando assorbe più che passeggera, assorbe quello che i passeggeri provano. Quindi i passeggeri che girano su questa giostra, che magari sono shakerati, spaventati, oppure non so, hanno le loro cose, lei assorbe. Ok, quindi secondo me questa giostra è proprio il suo eh, prendere in braccio le persone e fare al posto loro, non lo so, non so se lei lo fa, ma questo è quello che appare in eterico, soprattutto per il padre e la figlia. Vuoi aggiungere qualcosa, Monica? No. Ok. L'amica, cosa fa nel cinema? L'amica è come se saltellasse e non sapesse esattamente da che parte stare. Come se lei volesse qualcosa di nuovo, di un cambiamento profondo nella sua vita e sa che per farlo deve avere un compromesso e un ritorno alle origini, alla semplicità, alla purezza, all'amicizia. E quindi è come se saltellasse continuamente da un lato all'altro del cinema, su un piede solo. Elena? Sì, Letizia prima ha detto che quando va col suo compagno vanno in posti di lusso, con gente importante, così. Eh, Secondo me lei la vede cambiata perché lei per stare lì deve scendere a compromessi, quindi per avere quello deve seguire un po' la filosofia che ha il compagno e quindi questo stride con la natura di Letizia e quindi forse in questo momento la vedo un po' mh, contrariata. Ci sono due parti in lei che sono un po' contrastanti. Qual è la causa esoterica di aver chiamato in causa l'amica Monica in questa sua sessione? E l'amica in realtà serviva per portare l'argomento massoneria. E non solo. Nel senso che, per come la vedo io, c'è questo aggancio, no, tra massoneria e un certo tipo di organizzazione criminale. Mhm. Ehm, Era come se lei volesse poter sollevare Dimostrare. questo argomento, sì, e lavorare su questo, perché è come se una parte della sua vita, anche se lei non lo sa, passa per le mani di questa gente qui. Infatti anche all'inizio, quando l'ho vista che puliva questo pavimento che non diventava mai pulito, c'erano le crepe sui muri, mi dà proprio la sensazione di occhi che la guardano e sono proprio occhi che provengono da questi controllori, questi controllori criminali.
che tendono un po' a manipolare tutto un territorio, impedendo ai pesci più piccoli, come può essere la stessa Letizia, di affermarsi nel proprio desiderio di aprire un'attività, di avviarla. Proprio quando dici questa cosa, passano davanti 2 aerei militari in formazione, 2. Pazzesco, mai vista una cosa così. Elena, perché 2? Beh, 2, penso che in queste cose viaggino sempre almeno in 2. Non lo so, ma quello che mi viene da dire è come se uno fa spalla all'altro. Come se la prospettiva di uno può completare la prospettiva dell'altro. Può essere, è anche un segnale che in questo momento sanno che noi stiamo trattando questa cosa. Monica. Sì, perché proprio mi è venuto tipo massoneria, criminalità organizzata e servizi segreti È la nell'elicottero stessa militare. cosa. È la Sì, stessa sì. identica cosa. Sono tutti lì. Un ad eternum dito medio a tutti costoro. Tutti quelli che pilotano aerei, mollando giù roba bianca, anche nera a volte, a tutti questi qua, a tutti quelli che vanno nel tempio massonico, a tutti quelli delle organizzazioni criminali italiane e non, specialmente la più potente che è questa, ma non diciamo di quale regione, ma tanto dovreste sapere se siete un minimo informati. Un grande ad eternum dito medio che si sa, va lì. Ecco. È lì il posto. Questa cosa me l'ha suggerita Monica, ve lo dico perché. Va bene. Causa esoterica, chi vuole, del prurito alla scapola sinistra. Allora, quello che mi viene è, ehi, ci sono anch'io. Non so di chi, è come mi appare tipo un bimbo piccolo, maschio. Allora, do ragione a Elena nel senso che e ci sono anch'io, a me era venuta comunque la presenza di un disincarnato e mi era venuta la nonna materna, ma in realtà anche credo questo che sia stato un aborto. Anche secondo me è un aborto. Di chi? Quindi comunque di Letizia, cioè Letizia ha avuto questo aborto, comunque appunto i disincarnati che si fanno sentire, come a sfiorarla. Io non me lo ricordo, l'aveva detto? No, però. No, non lo sappiamo. Ok, potrebbe anche esserci stato e lei non se n'è accorta. Sì, infatti. Ok, è un'anima? Sì, secondo me sì. Monica? Sono d'accordo, sì. Chiamiamola davanti al portale aureo. E chiamiamo anche il nonno materno e tutti gli amici che Letizia ha perso. Cioè il nonno materno mi viene come se quasi avessi chiamato un papà. Con, come si può dire, il valore di un papà. Posso chiedere se è morto di un tumore? È morto di un tumore Letizia. Letizia conferma l'aborto, l'avevamo visto la volta scorsa, lei dice, io non me lo ricordavo per niente. Neanch'io. Ok.
È morto di tumore, Letizia? Infarto. Di infarto. Però mi è venuto tipo che ha avuto una malattia, una cosa del genere, perché mi sembra che abbia avuto un periodo in cui è stata molto provata la sua salute, così me lo mostra. Lo zio di tumore, ok. Chiamiamo anche lo zio. Allora, aspetta, questo che mi viene è come se fosse uno che ha avuto una malattia un po' provante, che l'ha proprio fatto dimagrire, così, no? Non so se è tipo come nella parte alta, tipo gola, cosa del genere. Sì. Allora, questo zio è morto di cancro, qualcosa da parte alta, ed era come un padre. Ah, ok. ecco, ho capito che confusione ho fatto. Ok. Va bene, zio, nonno materno, amici e l'aborto, tutti davanti al portale aureo. Chi vuole parlare, Elena, parli. Il bimbo fa vedere dei giochi, ride e tira dei cubi. Lo salutiamo subito. Mhm. Il nonno, Monica. No, perché allora io ho visto lo zio, hai capito? Non sono riuscita a vedere il nonno, sono sincera. Mhm. Ho visto solo lo zio. Lo zio. Lo zio è come se la rassicura. Credo che lei fosse anche molto premurosa nei confronti di lui, come se le volesse fare a volte dei regali, capito? Come se lei fosse l'adulto e faceva dei regali al nonno perché, scusami, vai con sto nonno. E lo zio come se fosse l'inverso, hai capito? Perché lei è sempre stata così, lei che si premura per gli altri anche quando era bambina. Eh. E vedo lui con gli occhi umidi di lacrime perché riconosce in lei questa, non so come dirti, questa piccola donna da sempre, no? E dice Esattamente con tutti. il tuo cuore è immenso, la tua generosità è senza confini. Da qua lo vedo ancora di più. Lo salutiamo. Ci sono E degli... te lo Mhm. faccio io un regalo grande, dice. Quale? Penso che riguardi il lavoro, forse. Un aiuto, ok. Amici, Elena. Me ne appare uno con una giacca da moto e un casco, non so. E poi si mettono quasi tutti come se fossero in posa, sorridenti per fare una foto. Mhm. Questa è, dicono, questa è la foto ricordo per il tuo cuore. E, Via tutti. Vedi il nonno, Elena? è un po' strano, nel senso che volendo lo vedo, ma è come se fosse quasi trasparente rispetto, Mm, cioè, no? È mm. come se si stesse svanendo. Ed è tutto accovacciato a terra, un po' senza forze e Mm. È senza mancato consistenza. tanto tempo fa. Ah, Ah, E allora lo invitiamo ad andare nel portale aureo con mm, un soffio. Manca ok. poco, Eh, forse ci stava già andando da solo. forse è quello. Mm. E via. Se vuole lasciare un messaggio, è questo il momento. Dice forever.
Monica? Qua ci sono talmente tante cose che non potete immaginare. Beh, salutiamo, chiudiamo il portale aureo. Causa esoterica Monica dei problemi di vista. Allora, dunque, quella che Elena aveva visto come questa specie di lastra blu, questo schermo blu, no? Posizionato nella parte posteriore degli occhi, io l'avevo vista come se fossero proprio gli occhialini della piscina, che rimanevano praticamente come dirti appannati. Nel momento in cui lei si immerge nella vita, ipotizziamo che sia una piscina così, a lei rimane questa incapacità di vedere chiaramente, perché è come se fossero degli occhialini difettosi che non l'aiutano, no, ad immergersi, a vedere correttamente, ma creano proprio come un appannamento e per cui lei vede così in maniera un po' difficoltosa, critica. Elena, causa esoterica della sinusite collegata al problema delle gengive. Allora, prima quando descriveva mi appariva come se fosse stato introdotto un gancio che tirava dal palato dentro al naso in su. Come se fosse un impianto ma non stabile, come se avessero fatto stessero facendo qualcosa per creare spazio, per spostare i tessuti per lavorare forse sulla pineale, non lo so. Però poi è smesso lasciando il lavoro, quindi probabilmente era qualcosa legato a quel lavoro lì. Monica? Sì, perché era come se mi dà che era un ambiente con molti leonidi, quasi come se lei fosse allergica al pelo del leone, per dirti, una cosa simile, e con una reazione molto molto forte. Va bene, Monica, quando lei sogna, siccome non va in ipnosi, quando lei sogna, almeno in quel caso, vive vite precedenti o vite parallele future? Allora, forse non sempre ricorda questi sogni, però a volte si alza con un umore differente dal suo stabile umore, ok? E lì è come se fosse andata in una sua vita parallela. Cioè, mi spiego meglio, a volte proprio lei vive questi cosplay, ok? Questi altri personaggi e si aggancia molto nel sonno. Sono tutte vite parallele. E quando si alza è come se per le prime ore della giornata si portasse un po' una scia di questi personaggi, che poi mano a mano vengono lasciati durante il giorno e lei ritorna, tra virgolette, in sé. Elena? Sì, è più, sì, non lo vedo tanto come sue vite parallele, ma più proprio come quasi come se entrasse in vite di altri, tra virgolette, quasi come se si trovasse ad interpretare, appunto, come diceva Monica, altri personaggi, ma li sente proprio reali. Mhm. Sì, più che vite parallele, quello non lo vedevo tanto, ma è come se lei sognasse le vite di altri e diventa l'altro, non so. Va bene, cosa vuole fare Letizia? Questa è la sua seconda sessione. Qual è l'obiettivo della seconda sessione? Al di là del fatto che, e mentre parliamo, lo può anche già fare, dovrà andare nel cluster e eliminarlo, eliminare tutto quello che c'è lì dentro e fare la stessa cosa con l'avatar. Qual è il motivo per cui noi siamo qui oggi? Quello che mi arriva è sbloccare
le sue capacità medianiche, nel senso sbloccare la sua attitudine personale ad evolvere a livello medianico, ecco, quindi iniziare a sperimentare proprio le vibrazioni e l'energia anche in altre dimensioni. Monica? Sì, mi viene domare l'indomabile e vedo lei appunto che diventa la maestra, colei che doma gli eventi e le situazioni della sua vita. Ha eliminato i contratti? Sì, io l'ho vista proprio come se fosse lei un domatore che ha frustato i contratti, disintegrandoli. Li ha buttati, Elena? Mhm. Sì, erano come una pila di fogli, ma come se fosse una risma, ma erano tutti uniti. E lei facendo così sono diventati infiniti quadratini piccolissimi che sono entrati nel portale definitivo. Avatar sistemato? Sì, sì, ora sì. C'è qualche entità eterica e mentale ancora? O impianto? No, Vibrazione, Monica. La vecchia non l'abbiamo vista, vediamo subito le nuove. Circa 300. Consapevolezza, Elena. 204, PS, Monica. 62. Vite, Elena. 1651, Cervello, Monica. 10. Suscettibilità ipnotica, Elena. 71. Alta. Sì. Le servirebbe una sessione diretta per vedere coi suoi occhi? sì, potrebbe essere proprio quello che gli serve per appunto iniziare questa sua apertura proprio a livello energetico, vibrazionale. 3D e Monica. 30. Vivacità animica, Elena. 89. Bene, Letizia, messaggi a chi è nel cinema. Da parte di Letizia non deve per forza lasciarlo a tutti, ma può anche farlo, ma vediamo cosa fa. Questo è il dono del mio amore. Messaggio tuo, Monica, al massone buono. Colgo l'illusione. Cioè tu dici colgo l'illusione al massone buono? La vedo l'illusione che proponi. Elena. Siete alla frutta. Il mio messaggio, che dico in eterico, Elena, al massone buono. Hai un pezzo in più dietro. Monica. Non ce n'è per nessuno. Messaggio di Letizia a se stessa, Monica. Mi sono sempre sottovalutata, smetto di farlo. Elena. Simile. Sì, veniva proprio, ora so che posso tutto. Elena, Letizia si ama? Fino ad oggi pensava di no. In realtà, quando le veniva il dubbio di amarsi, c'era una parte di sé che diceva no, non puoi. Cioè, non sei degna di essere amata, di amarti, cioè, ok? Invece adesso lo vede proprio che ne ha diritto e che lei per prima, se ama prima se stessa, poi riuscirà a amare gli altri. Stessa domanda, Monica. Mi è venuta così la frase, ama l'inamabile.
E poi è come se lei si riprendesse, scaglia via questa frase e dice: io sono amabile a tutti gli effetti. Ok, come la vedete? Allora, io la vedo che ora è appoggiata su un piano superiore e tutto sotto c'è quello, diciamo, i posti dove era incastrata prima, no? Ok, quindi danza ritmica che faceva tipo questi cubi di divisione. E invece lei ora è sopra, appoggiata, tutto libero sopra di lei e tutto questo ormai è sotto di lei, è passato. Elena, esiste la fiamma di Letizia? Esisterà quando lei accetterà di dare tutta se stessa nel rapporto di coppia. Monica? Allora, intanto mi ha fatto vedere che sta disegnando su un muro insieme alla figlia e intanto canticchia. E in quel momento è totalmente lì e sta provando un'immensa gioia ed è come se sentisse che la fiamma può attendere e non può attendere l'amore per se stessa e per la vita. Va bene. E la vibrazione iniziale, volevo chiedervi, se la finale è 300, qual era la iniziale, così per avere un'idea? 15 mi viene. Monica? Sì, sì, sì. Va bene, abbiamo finito.